Buonasera ragazzi, continuiamo a parlare di Napoleone. Questa è la sesta lezione sull'argomento. Abbiamo visto che nel corso dell'anno 1811, che anche per la Francia era il 1811, perché il calendario rivoluzionario, il calendario repubblicano di cui abbiamo parlato, era stato abolito da Napoleone nel 1806, a differenza del sistema metrico decimale. Questa ulteriore invenzione illuministica dell'età rivoluzionaria non riuscì ad attecchire, non riuscì a prendere piede. Tutti continuavano a pensare al vecchio calendario. Il nuovo calendario non si era interiorizzato nel popolo. Inoltre il nuovo calendario creava problemi con i rapporti con gli stranieri, che ovviamente il nuovo calendario era stato adottato soltanto dalla Francia, quindi 1811. Nel 1811 l'impero napoleonico raggiunge la sua massima espansione. Napoleone è il padrone di più di mezza Europa. Persino grandi potenze come l'Austria e la Prussia, dopo essere state ripetutamente sconfitte, sono entrate nel sistema politico europeo napoleonico e sono alleate della Francia. Il 24 giugno 1812 la grande armata, composta da 600.000 soldati, secondo altri storici 700.000 soldati, con cui Napoleone, partendo dalla Polonia, invade la Russia. Infatti è un'armata europea costituita da tutte le nazionalità europee per volontà di Napoleone. Non era un esercito soltanto francese, ma un esercito dove vi erano soldati degli stati italiani, dove vi erano soldati svedesi, dove vi erano soldati tedeschi, soprattutto del Regno di Westfalia, il principale alleato di Napoleone, ma anche di stati tedeschi come la Sassonia, che restarono fino alla fine alleati di Napoleone. Quindi un'armata multinazionale che però, proprio per questo motivo, non rispose alle attese. E infatti, non appena la situazione diventerà drammatica, i contingenti non francesi ovviamente saranno i primi ad abbandonare l'impresa, ad arrendersi, a defezionare. Napoleone compie l'errore della sua vita invadendo la Russia. Abbiamo visto che con Alessandro I, zar di Russia, aveva raggiunto un trattato di alleanza. La pace tra Francia e Russia però dura poco. Uno dei motivi fondamentali dell'attacco di Napoleone alla Russia è sempre il suo chiodo fisso, il blocco continentale. Il Mar Baltico, i territori russi non rispettavano il blocco continentale. La Gran Bretagna continuava a rifornirsi dal Mar Baltico, quindi attaccare e sconfiggere la Russia era l'unico modo, Napoleone pensava, per chiudere l'area commerciale del Mar Baltico. Napoleone penetra in profondità nella Russia senza trovare grande resistenza. E infatti che succede? Le truppe russe, l'esercito russo comandato dal generale Kutuzov, dal generale Kutuzov, utilizzano la stessa strategia che li aveva portati al successo esattamente 100 anni prima nei confronti di un'invasione molto simile, quella degli svedesi di re Carlo XII. La tattica, la strategia
che loro utilizzeranno nel XX secolo, nella seconda guerra mondiale, anche contro Hitler, della terra bruciata. I russi fuggono verso l'interno, verso est, distruggendo tutto, distruggendo le proprie città, distruggendo i campi coltivati. Quindi l'esercito di Napoleone raggiunge Mosca senza particolari problemi. Kutuzov e i russi non si impegnano contro l'esercito, contro la grande armata napoleonica in una battaglia campale, in una battaglia tradizionale, sanno che perderebbero, quindi fanno avanzare Napoleone. Napoleone a un certo punto si accorge di avanzare in un deserto. L'unica volta che l'esercito russo prova ad affrontare l'armata napoleonica a Borodino viene sonoramente sconfitta. A settembre la sconfitta di Borodino da parte dei russi apre la strada di Mosca. Napoleone entra con la sua armata a Mosca il 14 settembre del 1812, trova una città, Mosca, completamente abbandonata dalla popolazione, distrutta e devastata da un grande incendio. Arriva il terribile e freddissimo inverno russo, l'armata napoleonica si trova senza rifornimenti, non può fare nulla, ha conquistato Mosca, si trova nell'entroterra della Russia, ma rischia di congelare, di morire di fame. L'unica possibilità è una disperata ritirata che inizia il 19 ottobre. La ritirata è un vero e proprio disastro. Molti soldati muoiono di fame, molti soldati muoiono di freddo e l'esercito di Kutuzov li colpisce durante la ritirata con una strategia di guerriglia. Li attacca all'improvviso, poi si ritira. Terribile sarà per l'armata francese, decimata appunto dal freddo, dalla fame, l'attraversamento del fiume Beresina, ghiacciato. L'esercito di Kutuzov spunta all'improvviso, i francesi sono decimati durante il difficile attraversamento di questo fiume. È una disfatta completa, della grande armata non resta niente, muoiono quasi tutti, tranne ovviamente quelli, che sono molti, che rinunciano a combattere e si consegnano come prigionieri ai russi. Abbiamo detto, sono soprattutto quelli delle nazionalità non francesi, tradiscono per primi, si arrendono ai russi, si fanno catturare. Il 16 dicembre 1812 soltanto poche migliaia di soldati dai 600.000 o 700.000 che erano riescono a rientrare in Polonia a dicembre 1912. È un disastro per Napoleone, peraltro Napoleone nell'ottobre del 1812 aveva preceduto la sua armata ed era tornato a marce forzate a Parigi. L'inverno del 1812 e dell'inizio del 1813 fu terribile. Non soltanto la sconfitta in Russia aveva aperto la strada per le potenze europee, la strada dell'invasione della Francia. Infatti si forma la sesta coalizione contro Napoleone. Dopo la sconfitta della Russia, sesta coalizione alla quale partecipano la Gran Bretagna, che sapete era sempre rimasta in guerra con Napoleone, la Svezia, la Russia stessa ovviamente, e la Prussia.
attenzione, questa è la sesta coalizione, notate la mancanza dell'Austria, che per il momento resta neutrale. Il nuovo primo ministro austriaco dell'imperatore Francesco I, Metternich, che come tutti sanno era un gran mediatore, preferiva risolvere i conflitti attraverso trattative, attraverso accordi e non attraverso la guerra, primo ministro austriaco Metternich pensava di poter ricavare più vantaggi per l'Austria con un accordo con Napoleone piuttosto che con una nuova guerra contro di lui. Però tranne l'Austria, nella sesta coalizione sono comprese quasi tutte le potenze europee. Ripeto, non solo Napoleone se la deve vedere con la sesta coalizione, ha perso tutto il suo esercito, ne deve formare un altro, la Francia ormai rischia di essere invasa all'inizio del 1813, ma Napoleone perde anche sul fronte spagnolo, ricordate, abbiamo parlato dell'importanza della guerra civile, della guerriglia degli spagnoli contro gli invasori francesi che Napoleone non riuscirà mai a reprimere. Gli spagnoli, aiutati dal contingente inglese capitanato da Wellington, avevano sconfitto i francesi in Spagna e gli spagnoli e gli inglesi avevano invaso la Francia da ovest, ovviamente dal confine occidentale. Quindi la Francia rischia di essere invasa dalla Prussia, dall'Austria e dalle altre potenze della sesta coalizione, ovviamente da est, ma anche da ovest. Gli spagnoli aiutati dagli inglesi entrano in Francia, quindi la situazione di Napoleone è molto difficile. Abbiamo visto alla sesta coalizione aderisce anche la Svezia, il tradimento del re svedese. Vi ricordate chi era? Bernadotte, generale di Napoleone. Napoleone l'aveva sistemato sul trono di Svezia. È diventato re di Svezia. Bernadotte aveva immediatamente tradito Napoleone, si era schierato con la Prussia. Ovviamente non sarà l'unico a fare questo ragionamento per mantenere il trono, schierarsi contro Napoleone anche da parte di coloro che hanno ottenuto il potere politico da Napoleone, schierarsi contro Napoleone nel momento in cui Napoleone sembra sconfitto è un modo da parte di Bernadotte, re di Svezia, ma vedremo anche di altri, per cercare di mantenere il potere, di mantenere il trono. Napoleone non si dà per vinto e forma un altro esercito. Pensate che nel maggio 1813 riprendono in grande stile le operazioni militari, incredibilmente l'esercito francese riesce a ottenere numerose vittorie. Napoleone si illude che si possa ripetere quello che era già successo contro le coalizioni precedenti. Dopo le vittorie di maggio si aprono settimane di trattative in cui non si combatte perché l'Austria e Metternich vogliono risolvere la questione, come vi ho detto, attraverso un accordo. Metternich, l'Austria, propone a Napoleone una soluzione assai vantaggiosa per lui. Gli propone di mantenere la Francia, di restare in carica come re di Francia, naturalmente restituendo tutti gli altri territori europei conquistati o sottomessi. Napoleone non coglie questa favorevole opportunità, non si rende conto che è l'unica occasione per lui per evitare la sconfitta totale, rifiuta
le offerte di Metternich dell'Austria e a questo punto, il 9 giugno, attenzione, anche l'Austria, anche Metternich si unisce alla sesta coalizione contro Napoleone. Le cose per Napoleone si fanno veramente gravi, tuttavia Napoleone continua a vincere in Germania, alleato con alcuni stati tedeschi. Il 27 agosto Napoleone coglie la sua ultima straordinaria vittoria nella città di Dresda. Tuttavia, Napoleone alla fine perde. Insostenibile è la pressione da parte di tutti i paesi europei coalizzati contro di lui. Dopo una lunghissima battaglia che si prolunga per 6 giorni, dal 16 al 19 ottobre, sempre in Germania, a Lipsia, quella che è rimasta la storia come la battaglia delle nazioni, a Lipsia Napoleone viene sonoramente sconfitto, il suo esercito è distrutto. Non c'è modo ormai di evitare l'invasione della Francia. Napoleone non vuole arrendersi, però nel dicembre 1813 la Francia è invasa da tutte le parti, da austriaci, da prussiani, da russi e dai loro alleati. Il 31 marzo, il 31 marzo Parigi viene occupata dalle forze della sesta coalizione. A questo punto è il Senato napoleonico a prendere l'iniziativa. Il Senato ovviamente, finché Napoleone era nel suo pieno potere, non aveva contato assolutamente nulla. Adesso Napoleone è sconfitto, ci vuole un qualche organo istituzionale che dia una parvenza di legalità ad un passaggio di poteri. Il Senato napoleonico dichiara Napoleone decaduto e richiama sul trono il legittimo re di Francia della dinastia borbonica spodestata alla rivoluzione francese, Luigi XVIII, nuovo re di Francia dopo la sconfitta di Napoleone. Voi ricordate che l'ultimo re di Francia era stato Luigi XVI di Borbone, ghigliottinato. Luigi XVIII è il fratello di Luigi XVI e va sul trono, e Luigi XVII non è mai esistito. Forse è per questo che il numero 17 si pensa che porti sfortuna. In realtà, secondo i monarchici, Luigi XVII avrebbe regnato, sia pure virtualmente. Luigi XVII era il figlio di Luigi XVI. Una volta ghigliottinato Luigi XVI, Luigi XVII sarebbe diventato automaticamente re, anche se in modo puramente virtuale, perché nei fatti non ha mai regnato. Luigi XVII infatti morì giovane nelle carceri delle rivoluzioni nel 1795, quindi si stabilì che Luigi XVII in realtà, sia pure soltanto formalmente e ufficialmente, aveva regnato. Per questo manca un Luigi nella storia di Francia. Si passa da Luigi XVI a Luigi XVIII, la restaurazione dei Borboni. Quindi Luigi XVIII viene restaurato sul trono di Francia. Incredibilmente il camaleonte Talleyrand, che aveva, incredibile il personaggio di Talleyrand, aveva partecipato alla rivoluzione francese, al Termidoro, aveva servito Napoleone e adesso viene nominato ministro degli esteri anche da Luigi XVIII. Ha mantenuto il potere in ogni sorta di regime differente che si è avvicendato in Francia. Luigi XVIII spera nella vecchia volpe, nel camaleonte vescovo Talleyrand, per ottenere una pace onorevole dai vincitori. Napoleone
Napoleone, come vogliono gli inglesi, abdica senza condizioni. Senza condizioni. Gli inglesi gli concedono non perché appunto l'avesse chiesto lui, perché lui abdicò senza condizioni, senza poter pretendere nulla. Gli inglesi gli concessero la sovranità dell'isola d'Elba, lo sapete, l'isola che si trova in Toscana. Napoleone viene portato dalle navi inglesi nell'isola d'Elba e da regnare su un vastissimo impero, adesso lui regna soltanto su un'isoletta, le navi inglesi naturalmente intorno all'isola controllano che Napoleone non si allontani dall'isola d'Elba. A settembre 1814 si apre il famoso congresso di Vienna. Tutti i paesi, non solo i vincitori, ma anche gli sconfitti, la Francia stessa rappresentata da Talleyrand, e la Sassonia, stato tedesco che fino all'ultimo ha combattuto con Napoleone, partecipano al congresso di pace che deve ridisegnare completamente l'assetto dell'Europa, la cartina geografica dell'Europa intera, dare una sistemazione all'Europa dopo la sconfitta di Napoleone. Tutte le potenze europee sono lì riunite, ci vuole una nuova sistemazione dell'Europa e le cose sono molto difficili da decidere. L'Europa è stata completamente trasformata durante la rivoluzione francese, durante le guerre napoleoniche. Moltissimi stati sono scomparsi, altri sono comparsi dal nulla, altri stati si sono ingranditi, non vogliono certo cedere i territori che hanno conquistato. In teoria bisognerebbe tornare a prima della rivoluzione francese come se non fosse successo niente, restaurando i sovrani legittimi nei territori che avevano prima che tutto questo iniziasse, il famoso principio di legittimità. Il principio di legittimità doveva governare le decisioni del congresso di Vienna, ma questo non era possibile. Paesi che si erano ingranditi facendo scomparire tanti altri staterelli come la Baviera oppure la Prussia, che figuravano tra i vincitori, non avevano naturalmente alcuna intenzione di cedere tutto ciò che avevano conquistato. Così come la Russia non aveva intenzione di cedere la Polonia che aveva completamente occupato. Che cosa fare appunto con stati come la Sassonia che avevano sempre appoggiato Napoleone? Che cosa fare col Regno di Napoli, dove Gioacchino Murat, il migliore dei sovrani parenti installati da Napoleone nei regni da lui creato, Gioacchino Murat, sin dall'inizio sin dal gennaio, attenzione, 1814, aveva biecamente tradito Napoleone e si era accordato con gli austriaci, pur avendo partecipato anche alle ultimissime battaglie vittoriose di Napoleone, come Dresda, e anche alla battaglia della sconfitta, la battaglia di Lipsia. Murat era un grandissimo condottiero. Murat comandava la cavalleria di Napoleone, è uno dei fautori di alcune delle più grandi vittorie di Napoleone. Nel gennaio 1814 lui è stato messo sul trono di Napoli Napoleone, ha sposato la sorella di Napoleone Carolina, da cui ha avuto numerosi figli, si schiera con l'Austria in cambio della promessa da parte dell'Austria di farlo restare, capite, a capo del Regno di Napoli. L'Austria aveva promesso, però nel corso del congresso di Vienna si decise il contrario, si decise che in nome del principio di legittimità che vi ho detto, Murat se ne doveva andare ad Napoli e a Napoli doveva ritornare il re borbonico Ferdinando IV,
che proprio durante il congresso di Vienna aveva assunto il nome, aveva cambiato il numerale in Ferdinando I. Perché? Perché dopo secoli il regno di Napoli e il regno di Sicilia erano stati uniti in un unico regno che si chiamava Regno delle Due Sicilie, e quindi lui, Ferdinando, dall'essere Ferdinando IV re di Napoli, diventò Ferdinando I di un regno che era neonato, il regno delle Due Sicilie. Ferdinando IV che diventa Ferdinando I. Che cosa bisogna fare con tutti questi problemi? Capite che le idee delle varie potenze vincitrici divergevano. Il congresso di Vienna si avvia alla sua conclusione quando a Vienna arriva una notizia il 4 marzo 1815. Napoleone, evidentemente non controllato abbastanza bene dalle navi inglesi, è fuggito dall'isola d'Elba, sbarca in Francia, milioni di persone lo accolgono in trionfo, cacciano il re Luigi XVIII, Napoleone viene accolto a Parigi dal popolo e viene restaurato come imperatore, iniziando subito ovviamente la guerra contro gli altri paesi europei. Quindi da discutere a Vienna, le potenze vincitrici si ritrovano di nuovo Napoleone sul trono di Parigi, devono formare un'altra coalizione, l'ultima contro Napoleone, la settima coalizione, che è praticamente identica alla sesta coalizione che aveva sconfitto Napoleone a Lipsia. Cominciano i 100 giorni. 100 giorni perché Napoleone ebbe questa coda, questa ultima stagione che durò più o meno 100 giorni. Napoleone inizialmente riesce anche a cogliere delle vittorie, ma il 18 giugno in Belgio, come tutti sanno, 18 giugno 1815 Napoleone è definitivamente sconfitto a Waterloo. Waterloo è un paesino del Belgio e si pronuncia Waterloo. Voi sapete che convenzionalmente, ma arbitrariamente, viene pronunciato anche Waterloo, che è la pronuncia inglese. Peraltro in inglese sono state composte anche diverse canzoni che parlano appunto di Waterloo pronunciato all'inglese. Napoleone è definitivamente sconfitto. Pensate che Napoleone ha rischiato, per modo di dire, di vincere a Waterloo. La sua strategia era ottima. Come al solito Napoleone confidava sulla possibilità di dividere le truppe nemiche e di sconfiggerle separatamente. Invece le truppe inglesi di Wellington vengono raggiunte in tempo dalle truppe prussiane di Van Blücher, del comandante Van Blücher. Napoleone fu anche sfortunato perché il tempo atmosferico contribuì alla sconfitta. Si alzò una forte polvere che favorì gli eserciti nemici. Napoleone è sconfitto a Waterloo, questa volta gli inglesi non vogliono farsi buggerare. Trasportano Napoleone nella minuscola isola dell'Atlantico, nel mezzo dell'Oceano Atlantico, la piccola isola di Sant'Elena. Da lì Napoleone certo non poteva fuggire, siamo proprio nel mezzo dell'oceano. Napoleone viene anche trattato un po' male dai suoi carcerieri inglesi. Come tutti sanno, Napoleone morirà a Sant'Elena il 5 maggio 1821. Le cause della morte non sono chiare. Gli storici non hanno raggiunto una sufficiente certezza su questo punto.
Napoleone verrà sempre ricordato, soprattutto in Francia, il suo mito non morirà mai, anche nel corso dell'Ottocento. Molti personaggi, molti movimenti, molti elementi dell'esercito faranno riferimento a Napoleone, alle idee napoleoniche e si rifaranno a lui per ribellarsi contro il nuovo ordine che esce dal congresso di Vienna, che viene chiamato la Restaurazione. Il congresso di Vienna inaugura l'epoca della Restaurazione. Il mito di Napoleone si basa anche sulla pubblicazione del Memoriale di Sant'Elena, cioè su un diario autobiografico che appunto Napoleone scrive nei suoi ultimi anni di vita prigioniero degli inglesi a Sant'Elena. Il diario è stato fortemente falsificato dagli inglesi, che alcune cose che Napoleone scrisse non erano molto gradite e furono falsificate. Soltanto pochi anni fa abbiamo recuperato l'edizione originaria del diario di Sant'Elena di Napoleone, il Memoriale di Sant'Elena pubblicato nel 1823. Certo, non è molto credibile quello che scrive Napoleone. Napoleone è sconfitto, cerca di difendersi, cerca di presentare tutto ciò che ha fatto dal suo punto di vista, cercando in qualche modo di eh, ottenere ragione, di far valere le sue argomentazioni. Lui ovviamente scrive: ho cercato di difendere le conquiste rivoluzionarie e di portarli a tutti i popoli d'Europa, liberandoli dal giogo delle monarchie assolute. Ovviamente che cosa scrive Napoleone nel suo memoriale? Non potrebbe essere diversamente. Scrive: io ho combattuto non per sete di potere, non per voglia di dominio, non per far affermare la Francia, io volevo costruire una specie di Europa unita con tutti i popoli liberi, con tutti i popoli che avrebbero potuto godere delle conquiste della rivoluzione francese. Molto si è parlato di una conversione di Napoleone al cattolicesimo. Prima di morire Napoleone, visto come un mangiapreti, no, che aveva deportato due papi in Francia, Pio VI e Pio VII, Napoleone aveva eliminato per due volte di seguito il regno pontificio, prima l'aveva trasformato in Repubblica Romana, poi aveva addirittura annesso Roma, il Lazio e altri territori del regno pontificio direttamente alla Francia. Anche Manzoni nella poesia del 5 maggio fa riferimento alla conversione al cattolicesimo di Napoleone. La conversione al cattolicesimo di Napoleone non c'è mai stata, si tratta di una falsificazione appunto degli inglesi del Memoriale di Sant'Elena. Napoleone dice semplicemente che vuole morire come cattolico, chiedere perdono dei suoi peccati, vuole morire con i conforti dei sacramenti cattolici. Perché? Perché lui è stato sempre cattolico, non ha mai smesso di esserlo. È nato, è stato educato all'interno di una famiglia cattolica. Qui Napoleone nel memoriale non si converte perché lui dice di non aver mai abbandonato la religione cattolica, vuole morire come cattolico, affermare di fronte a tutti di essere cattolico, d'accordo? Lui sostiene di aver combattuto la Chiesa o il Papa o lo Stato Pontificio per eliminare i privilegi, gli abusi della Chiesa cattolica, ma di non essersi mai allontanato dalla religione cattolica. Naturalmente, invece, presentare questo fatto come una conversione all'ultimo momento da parte del mangiapreti, dell'anticlericale fuoriuscito dalla rivoluzione francese, faceva più effetto e quindi così fu scritto nel memoriale. Ma in realtà Napoleone dice: io sono sempre stato cattolico, non devo convertirmi. Il mito di Napoleone
rimarrà dopo di lui. Nel 1840 i resti di Napoleone vengono solennemente traslati in Francia, vengono contornati da una grande, spettacolare tomba all'interno del Dôme des Invalides, della chiesa degli invalidi, della chiesa annessa all'Hôtel des Invalides, all'Hotel degli Invalidi, tomba di Napoleone, che è tuttora meta turistica in Francia. La fine di Napoleone viene seguita dalla fine del suo più brillante generale, Gioacchino Murat. Vi ricordate? Era passato alla parte degli austriaci in extremis, sperando che gli austriaci gli avessero permesso di restare sul regno di Napoli. Gli austriaci avevano fatto un accordo firmato con lui, ma poi durante il congresso di Vienna cambiarono idea e insieme agli altri paesi vincitori decisero di stracciare questo accordo, ve l'ho detto, perché lì a Napoli doveva tornare, era legittimo, Ferdinando IV di Borbone, che adesso si chiama Ferdinando I di Borbone. Murat non ci sta, Murat cerca di resistere, Gioacchino Murat cerca di resistere a Napoli, poi viene attaccato, sconfitto dagli austriaci, abbandona il regno di Napoli, non si dà per vinto, invece di andare in esilio il 30 marzo del 1815 in Nord Italia Gioacchino Murat pubblica un famoso proclama agli italiani, chiamando gli italiani alla rivolta contro gli austriaci e proponendosi come re di un'Italia libera e di un'Italia unita da nord a sud, indipendente dagli austriaci, con lui stesso come sovrano. Questo proclama cade nel vuoto, nessuno è disposto a seguire Gioacchino Murat. Dopo la restaurazione di Francesco IV di Borbone a Napoli, Gioacchino Murat decide di intraprendere un'impossibile spedizione, sbarca in Calabria nell'ottobre 1815, illudendosi che il popolo meridionale sarebbe insorto contro Ferdinando IV di Borbone. In realtà Gioacchino Murat viene facilmente catturato e arrestato dai borbonici e il 13 ottobre 1815 Gioacchino Murat viene fucilato presso Pizzo Calabro in Calabria. Il migliore dei re che Napoli abbia mai avuto in tanti secoli, Gioacchino Murat, aveva cercato nei pochi anni in cui aveva regnato come re di Napoli di modernizzare il nostro sud. Approvò moltissime riforme politiche, sociali, economiche che favorirono il nostro sud. Pensate, fece approvare persino il matrimonio civile, il divorzio, le adozioni, tutte cose che non piacquero ai preti, alla Chiesa Cattolica, ai preti, che gli scagliarono contro i briganti, pagati dagli aristocratici, pagati dal Papa, contro i briganti, che saranno sempre, anche in seguito, la feccia del meridione d'Italia. Contro i briganti Gioacchino Murat aveva reagito sterminandoli con grande crudeltà. Questa è la fine di Gioacchino Murat, questa è la fine di Napoleone. Con la fine di Napoleone sembra spegnersi la spinta propulsiva originata da un movimento che ha cambiato la storia, che ha cambiato il modo di pensare e di vivere dell'Occidente.
L'illuminismo, la ragione illuministica. In realtà le idee dell'illuminismo e della rivoluzione francese sopravvivranno molto oltre Napoleone e daranno vita alla civiltà moderna. Napoleone è uno di quei casi in cui nella storia vinci anche quando perdi. Le idee della rivoluzione francese furono portate in tutta Europa con le baionette di Napoleone e sono le idee che hanno prevalso, le idee dell'illuminismo, le idee della rivoluzione francese. Quindi grazie Napoleone.